Le lavorazioni che ci hanno tolto a noi le stanno facendo in Spagna, in Germania e poi finiranno in Polonia. Praticamente con soldi pubblici hanno finanziato di raddoppiarci le linee su altri stabilimenti di tutta Europa. Quindi con i soldi dello Stato hanno finanziato altri stabilimenti e hanno fatto chiudere qui a Livorno. Se si va avanti di questo passo noi non attireremo investitori, ma daremo sempre i mezzi per andare via. Cioè noi stiamo dando i mezzi per chiudere le fabbriche in Italia. Renzi sta cercando di attirare gli investitori internazionali togliendoci diritti. Qui non si sta parlando dell'articolo 18. L'articolo 18 non è stato preso nemmeno in considerazione. C'è una mancanza di legislazione a livello di multinazionali sul territorio che possono fare quello che vogliono e andare via senza pagare una penale. Noi ci troviamo a combattere solamente noi, 450, di fronte a chi? Non sappiamo con chi prendercela, con Fiat, con TRV, col governo, con chi? Con tutti, perché noi siamo soli contro tutti. A scoprire che TRV stava spostando la produzione di Livorno in Spagna e in Polonia sono stati alcuni impiegati dell'azienda, fra cui Andrea Mascagni, che si sono accorti di alcune anomalie e hanno fatto delle verifiche nel sistema informatico della multinazionale. Abbiamo visto che certi materiali, certi componenti che erano specificamente nostri, li hanno spediti a altri, in particolare l'hanno spedito ad altri stabilimenti, dello stesso gruppo, roba che doveva venire solamente a noi, andava in realtà in Polonia e andava a Pamplona in Spagna. Abbiamo potuto verificare che erano già stati prodotti parecchie guide, parecchi sterzi, i nostri modelli da altre parti. Quindi da lì poi abbiamo cominciato a indagare anche su internet, abbiamo trovato comunicati del sindacato spagnolo che citavano queste nuove linee di produzione. Praticamente a Pamplona era dal 2013, no? Che iniziavano ad attrezzarsi. Abbiamo visto da questi documenti che era già dalla fine del 2013 che stavano attrezzando queste linee e che le stavano attrezzando mentre firmavano con noi accordi garantendoci altre lavorazioni, accertando che avevamo fatto una produttività buona, mentre da un lato prendevano soldi delle contratte di solidarietà, dall'altro clonavano le nostre linee all'estero. Per lavorare sono stati costretti a assumere 64 interinali a Pamplona per aumentare le turnazioni probabilmente, perché presumibilmente lavoreranno anche il sabato e la domenica. Qui lasciano la gente a casa e loro hanno assunto, esatto. Per scoprire se i lavoratori di Livorno avevano ragione, il 12 dicembre sono andata a Pamplona. Qua i dipendenti sono 714 e questo è quello che mi hanno raccontato all'uscita della fabbrica. Lavoriamo alla manutenzione, ma apparteniamo a un'altra azienda. Cioè non lavora direttamente per la TRV, ma per un'altra azienda come interinale. E perché non lavorate direttamente? C'è tanta altra gente nella sua stessa situazione? Sì, molta. Ci sono anche altre aziende nelle stesse condizioni. Adesso sono peggiorate le condizioni di lavoro, c'è più lavoro di prima. Sì, più lavoro. È il lavoro che viene dall'Italia, dallo stabilimento di Livorno che sta chiudendo. Lo sapevate? Sì, l'avevo sentito. Non avete paura che possa capitare anche a voi? Sì, certo. Qui può succedere di tutto. I sindacati qui hanno emesso dei comunicati nei quali denunciano che le condizioni dei lavoratori sono peggiorate, gli stipendi sono sempre più bassi e il lavoro aumenta. È vero? Le ore sono aumentate, lavoriamo 5 giorni in più l'anno. Ci hanno tolto alcune cose nell'ufficio, ci hanno tolto anche l'autobus notturno. Sapete che c'è un impianto in Italia che sta chiudendo, quello di Livorno? Sì, sì, sappiamo di Livorno. E che ha pensato quando l'ha saputo? Si stanno approfittando di alcuni impianti della TRV in tutta Europa per mandare lavoro ad altri stabilimenti. E voi adesso lavorate di più perché vi viene assegnato parte del lavoro che prima era a Livorno? Sì, sembra proprio di sì. Per questo le condizioni peggiorano, perché con lo stesso numero di operai dovete fare il lavoro di un altro impianto. Sì, certo, con lo stesso numero di operai. Ma lei lo sa che adesso state producendo anche per la Fiat? Sì, 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 sì. E lo stanno facendo anche in Polonia, vero? Tolgono e danno lavoro al momento di negoziare i contratti. Scusi, stiamo facendo un reportage. Polacco. Ah, polacco? E cosa fa qui? Lavora? Sono qui per lavoro. Ma lavora per un'altra azienda o per la TRV in Polonia? Sì, sì. È della TRV polacca? E perché è venuto qui? Sono un meccanico addetto alla manutenzione. E poi tornerà in Polonia e insegnerà il lavoro ai suoi colleghi? Forse, sì. Quanta gente lavora in Polonia? Circa 300 persone. Ma in Polonia ci sono i sindacati? No, no. Non li avete?
Anche i membri del comitato sindacale della fabbrica di Pamplona hanno capito quello che è successo in Italia e mi spiegano che con questo sistema la multinazionale sta tenendo sotto ricatto molti dei suoi stabilimenti europei. La multinazionale approfitta delle disparità delle condizioni di lavoro per delocalizzare. Oltre a questo sta sdoppiando la produzione. Quindi la stessa produzione che prima era svolta esclusivamente da uno stabilimento adesso viene condivisa da vari stabilimenti. Abbiamo avuto l'impressione che cominciavamo a ricevere la produzione di altri stabilimenti, impressione che poi è stata confermata. Dallo stabilimento italiano, quello di Livorno. La direzione ci ha sempre nascosto tale informazione. Non sapevamo fino a quando non ci sono stati conflitti in altri stabilimenti cosa stavamo producendo. Domani potremmo essere vittime dello stesso processo. Che cosa sta succedendo alle condizioni lavorative alla TRV? Che problemi avete? Dobbiamo lavorare di più, ma prendiamo lo stesso stipendio. Lo stipendio è congelato per 3 anni. Non può aumentare? No, non può aumentare. Le nostre ore valgono meno e questo si ripercuote anche sulla nostra salute lavorativa. E il lavoro alle linee di montaggio è diventato più duro e pesante. Si rimettono a posto macchinari vecchi in cui dobbiamo riprendere a sollevare i pesi personalmente, quando prima c'erano le macchine. Stanno tornando indietro di tantissimi anni. Vogliono usare mezzi che costino il meno possibile. L'unica cosa che interessa alle multinazionali è competere sui prezzi. Le multinazionali inoltre approfittano dell'assenza di norme a livello europeo per farci competere tra i vari stabilimenti. Le legislazioni nazionali ci fanno sentire sempre più indifesi e è la mancanza di coordinamento la grande disgrazia di noi lavoratori europei oggi. E il fatto che giochino con le nostre esigenze per farci competere non tutti insieme contro la multinazionale, ma uno stabilimento contro l'altro. Arriva un vicepresidente, negozia con 9 stabilimenti alla volta, sa cosa sta offrendo a ciascuno di essi, sa quali pressioni può esercitare e poi può giocare anche con la produzione degli stabilimenti stessi per favorire i conflitti tra di loro. Se non accetti me ne vado, oppure licenzio 400 persone o ti taglio il 20%. Siamo dei semplici operai di una catena di montaggio che affrontano gente super preparata. Normalmente la multinazionale ci manda il top dei vicepresidenti esperti in trattative, in grado di farti la pressione più forte, di essere duri, di farti sentire male. Oltre a questo c'è l'impotenza legata al fatto di dover affrontare una persona che guadagna cifre che per noi sono impensabili e che ti dice che la diminuzione del tuo stipendio permette la continuità della multinazionale e che questo è quello che ci conviene, perché così possiamo conservare la nostra casa, continuare a pagare il mutuo alla banca, dare da mangiare ai nostri figli. I salari dei lavoratori si stanno abbassando mentre le grandi fortune aumentano. Perché Spagna nel 2013 hanno fatto una riforma del lavoro che aveva l'obiettivo di favorire l'arrivo delle multinazionali. Proprio dove si sta applicando la riforma del lavoro ci sono i licenziamenti, il peggioramento delle condizioni di lavoro e alla fine addirittura le chiusure. Ci fa rabbia pensare che le lotte appassionate dei nostri nonni, dei nostri padri, gli scioperi, la rinuncia a giornate di paga per ottenere condizioni giuste per gli altri non sono servite a niente, visto che con questa crisi, a partire dal 2008, ci stanno riportando poco a poco alla situazione di 15-20 anni fa. 2 anni fa il governo spagnolo di Rajoy ha fatto un suo Jobs Act un po' diverso dal nostro, ma che rende più semplice per le aziende licenziare, in particolare per le multinazionali, a cui non si chiede più il controllo sui conti e sulle effettive perdite. Per María Luz Rodríguez, la responsabile del lavoro del Partito Socialista Spagnolo, questi provvedimenti hanno prodotto un disastro. Da quando è stata varata la riforma del lavoro del governo attuale è molto più facile licenziare. Ci sono stati milioni di licenziamenti nel nostro paese. Tutto il potere viene lasciato nelle mani dell'imprenditore. E questo è stato molto importante soprattutto per i lavoratori delle multinazionali. Sono stati licenziati da un giorno all'altro, ricevendo delle liquidazioni molto più basse di quelle che avrebbero riscosso prima del varo della riforma del lavoro. Prima della riforma del lavoro, le aziende dovevano convincere i rappresentanti dei lavoratori che esisteva una causa economica che giustificava i licenziamenti. Era necessario presentare le carte e la documentazione che giustificassero questa decisione. Adesso no. Adesso gli imprenditori presentano la richiesta di licenziamento, decidono che i loro motivi sono più che sufficienti e lo effettuano. E l'occupazione è aumentata o no? No. Da 3 anni a oggi ci sono meno persone che lavorano. Ci sono 600.000 persone in meno che lavorano. Ci sono 150.000 disoccupati in più. E abbiamo perso circa 600.000 persone che contribuivano alla previdenza sociale. Oggi ci sono 3 milioni di bambini che vivono al di sotto della soglia di povertà, perché i loro genitori non hanno lavoro o hanno un lavoro che non gli permette di avere un reddito sufficiente.
Il risultato è che un lavoratore su 3 nel nostro paese ha un salario di circa 600 euro al mese e che quasi la metà dei lavoratori del mio paese guadagna uno stipendio inferiore a 1.000 euro. Il governo diceva che la riforma del lavoro andava fatta anche per attrarre gli investimenti delle aziende straniere e delle multinazionali. Questo è avvenuto oppure no? Non ha spinto le grandi multinazionali a scegliere la Spagna per le sue condizioni di lavoro. Non possiamo pretendere di essere competitivi a livello internazionale e mondiale, come vogliamo essere, giocando al ribasso sui salari e giocando al ribasso sulle condizioni lavorative. Lo chiedo perché in Italia c'è un forte dibattito su questo ed è stata appena approvata la riforma del lavoro. Secondo il suo punto di vista c'è qualcosa di simile nella nostra riforma rispetto a quella spagnola? Sì, soprattutto c'è un punto simile, che è molto pericoloso. La Spagna ha già commesso questo errore. Abbiamo pensato in un momento determinato che l'unico modo per creare i posti di lavoro fosse limitando i diritti dei lavoratori, diminuendoli. Il tempo ci ha detto che non avevamo ragione. Ci ha detto che limitare i diritti dei lavoratori serve a una cosa soltanto, a limitare i diritti dei lavoratori. Non crea posti di lavoro, non fa crescere più rapidamente, non favorisce il cambio del modello economico. Per questo ci piacerebbe che i nostri compagni in Italia non cadessero nel nostro stesso errore di pensare che tagliando i diritti si diventi economicamente più attraenti. Fino adesso il discorso economico è stato: è necessario generare una crescita economica per creare lavoro. Invece io credo che il lavoro sia il motore della crescita economica.